La tragica vita dell'inventore della Coca-Cola, John Steed Pemberton. Considerata una delle bibite più popolari del mondo, l'emblematica Coca-Cola ha un'origine peculiare. La dipendenza dalla morfina del suo creatore, un farmacista, chimico e medico statunitense del XIX secolo di nome John Steed Pemberton, l'inventore di Coca-Cola. È da ormai diverse generazioni che per combattere la sete si ricorre a una delle bibite più famose e mediatiche del pianeta, la spumeggiante Coca-Cola. Ma probabilmente quasi nessuno dei suoi estimatori ne conosce l'origine. Per scoprirla bisogna risalire alla fine del XIX secolo, negli Stati Uniti. Qui, nello stato della Georgia, il chimico e farmacista John Steed Pemberton inventò la miscela perfetta per una bevanda che ancora oggi è la più venduta del mondo. Get the feel of wholesome refreshment with an ice-cold bottle of Coca-Cola, and you'll really feel better. When you look hot, feel hot, and are hot, pause, go to the refrigerator and get an ice-cold Coca-Cola. You'll find it so refreshing. Everywhere and anytime, the game has an added zest when you pause for refreshment with an ice-cold Coca-Cola. It tingles with delicious taste. Coca-Cola is the favorite beverage in countless homes. Young and old, rich and poor, all enjoy its delicious taste. Ice-cold Coca-Cola quenches your thirst. Coca-Cola is pure, wholesome refreshment. Thirst asks nothing more. Tra il 1886 e il 1887, la Georgia fu uno dei primi stati a proibire la vendita e il consumo di alcol. All'epoca il settore industriale era in piena crescita e gli operai, che avevano giornate lavorative dure ed estenuanti, avevano bisogno di una bevanda stimolante che gli rendesse più sopportabile il soffocante trascorrere delle ore. La Coca-Cola sarebbe diventata la bibita perfetta per lo scopo. In realtà, però, tutto iniziò con la forte dipendenza dalla morfina di Pemberton, che ne consumava in gran quantità come palliativo per il dolore causatogli da una ferita di sciabola risalente al 1866, durante la guerra di secessione. Il chimico sapeva che questa droga avrebbe finito per rovinargli la vita e così decise di mettere a punto uno sciroppo che l'aiutasse a superare la sua dipendenza. Ma prima di parlare della dipendenza di John, diamo un'occhiata alle sue origini. John nacque l'8 luglio 1831 a Knoxville, in Georgia. Frequentò la scuola locale e nel 1850 si laureò in medicina al Southern Botanical Medical College. A soli 19 anni divenne medico, combinando la medicina generale e la chirurgia con la sua vasta cultura chimica. A Filadelfia ottenne anche il titolo di farmacista. Pemberton era uno di quelli che all'epoca definivano steam doctors, cioè un medico che nei suoi trattamenti usava bagni di vapore, erbe e altri prodotti naturali. Nel 1853 sposò Anne Eliza Clifford Lewis e un anno dopo nacque il loro unico figlio, Charles Ney Pemberton. Come abbiamo detto prima, a soli 19 anni divenne medico, combinando la medicina generale e la chirurgia con la sua vasta cultura chimica. A Filadelfia ottenne anche il titolo di farmacista. Invece, parlando del suo ruolo all'interno della guerra di secessione, possiamo dire che anche questa fu in parte responsabile della nascita e creazione della Coca-Cola. Allo scoppio della guerra, nel 1862, Pemberton si arruolò come tenente dell'esercito confederato e il 16 aprile 1865, durante la battaglia di Columbus, considerata l'ultima del conflitto, fu gravemente ferito all'addome e al petto da una sciabola. Finish him! Si riprese dalla ferita, ma questa gli provocava un dolore tanto intenso che riusciva a placarlo solo con l'aiuto della morfina. Ma Pemberton, essendo medico, sapeva bene che il consumo continuato della sostanza gli avrebbe provocato una dipendenza. E quindi, quando si rese conto del problema, decise di lottare con tutte le sue forze per trovare una soluzione.
Pemberton e il vino di coca. Verso la fine del conflitto, Pemberton investì tutti i suoi risparmi nella ricerca e sviluppo di un sostituto della morfina. Iniziò a sperimentare fin da subito con diverse piante, finché non inventò la sua prima bevanda, che chiamò Dr. Teckle Compound Syrup of Globeflower, una specie di sciroppo di Cephalanthus occidentalis, una pianta dai molteplici usi medicinali che, se non adeguatamente preparata, può rivelarsi anche tossica se non mortale. Visto il successo del prodotto, Pemberton si spostò ad Atlanta, la capitale, dove incluse nei suoi esperimenti anche le foglie di coca, che ai tempi era masticata dagli indigeni degli altipiani in Perù e Bolivia, e il vino. Creò così una ricetta che conteneva estratto di coca e damiana, a cui diede il nome di Pemberton French Wine Coca, vino di coca francese di Pemberton. Questo vino fu pubblicizzato come un miracolo della medicina, capace di alleviare dipendenze, depressione, nevrastenia, diagnosticata soprattutto alle donne, e paradossalmente alcolismo. Sì, fa strano pensare che un vino possa servire a curare l'alcolismo, ma ricordiamo, siamo all'inizio del 1900. Anche se Pemberton fin da subito si rese conto che il suo vino di coca non gli sarebbe mai bastato per curare la sua dipendenza dalla morfina, allo stesso tempo però si rese conto che il vino di coca da egli preparato fu uno dei prodotti più acclamati dalla massa. All'epoca erano diffusi gruppi di lotta contro il consumo di alcol, che in certi casi era diventato una vera e propria piaga sociale. Tra questi, il movimento per la temperanza, che iniziò a raccogliere consensi in tutto il paese. Fu allora che una serie di leggi promulgate nel 1886 costrinsero Pemberton a creare una variante analcolica della sua nuova e popolare bevanda. Per farlo, chiese aiuto all'amico farmacista Willis e Venable, con cui lavorò per adattare la formula ai nuovi parametri legislativi. E chi l'avrebbe mai detto che furono proprio queste leggi la fortuna di Pemberton? E fu così che eliminarono la damiana, che venne sostituita dalla noce di cola, e al posto del vino misero uno sciroppo di zucchero. Mentre Pemberton era intento a preparare un bicchiere, ci aggiunse per sbaglio dell'acqua frizzante e trasformò così il suo vino a uso medico in una miscela adatta a essere venduta nei locali di bibite frizzanti, gelati e panini, i cosiddetti soda fountain. E per chi non lo sapesse, i soda fountain non sono altro che quei distributori di bibite che possiamo trovare all'interno di alcune catene e anche ristoranti. La tragica fine di John Pemberton. Fu uno dei soci di Pemberton, l'esperto di marketing, Frank Mason Robinson, a pensare al nome e al logo della Coca-Cola. Robertson suggerì che l'etichetta della nuova bibita combinasse i nomi dei suoi ingredienti principali: foglie di coca e noci di cola. Coca-Cola. Per il logo pensò di usare le due C maiuscole che sarebbero state molto distintive e scelse di usare la grafia Spencerian, che all'epoca era molto comune negli Stati Uniti. I primi acquisti di questa nuova bibita frizzante avvennero nella farmacia Jacob di Atlanta. Costava 5 centesimi al bicchiere, ma le cose non andarono come sperava. I problemi finanziari legati alla sua dipendenza da morfina lo costrinsero a vendere e addirittura a regalare pezzi della sua impresa a diversi compratori. E fu così che alla fine del 1888 Pemberton dovette vendere la formula ad Asa Scandal, un magnate e politico statunitense che avrebbe poi fondato The Coca-Cola Company, per $2.300. Da allora la marca Coca-Cola si estense a macchia d'olio. La Biedernam Candy Company a Vicksburg, Mississippi, fu uno dei primi stabilimenti dove si iniziò a vendere la bibita. Il successo fu tale che il 12 marzo 1894 il proprietario Joseph Biedernam decise di installare una macchina per imbottigliarla nel retro del suo locale, in modo che la gente potesse gustarsi la bibita direttamente a casa. Invece, riguardo a John Steed
Pemberton. Fu così che, seppure fosse stato l'inventore della miracolosa formula, non poté mai goderne i frutti. Sarebbe morto di cancro allo stomaco il 16 agosto 1888, all'età di 57 anni, in uno stato di povertà assoluto dovuto alla sua dipendenza da morfina, e senza mai sospettare che la sua invenzione sarebbe un giorno diventata la bibita più famosa di sempre. Per strada non si gira più, la gente non sorride, tu falli ridere un po', fai vedere che c'è Coca-Cola già pronta, perché Coca-Cola di più, rinfrescare